Il microfono, bene, grazie al professor Martin, al professor Rizzuto, grazie per l'invito che mi avete fatto. Per me è un onore essere qui. In un anno di anniversario di celebrazioni per questa università, che comunque festeggia un'attività lunghissima, soprattutto se paragonata all'attività universitaria negli Stati Uniti. È stato un piacere poter vedere l'osservatorio astronomico, il teatro anatomico e anche la cattedra di Galileo qui fuori, quindi senz'altro è educativo per me poter capire più da vicino qual è la storia di questa università. E questi elementi continuano a sottolineare quanto questa università abbia sostenuto e favorito la libertà accademica e nei suoi quasi 8 secoli di attività. E soprattutto è un onore poter essere qui nel luogo in cui Galileo ha fatto così tanto per la scienza mondiale. E oggi abbiamo visto anche una mostra sull'arte che incontra lo studio di Galileo, è molto interessante, ve la consiglio. Quindi per me è veramente un onore poter incontrare questa comunità accademica. Galileo ha inventato la scienza moderna, il metodo sperimentale, ha portato avanti determinate descrizioni matematiche e ha anche sviluppato delle tecnologie utili a portare avanti la scienza o per risolvere altri problemi, dai telescopi a soluzioni militari. E oggigiorno, dal punto di vista della scienza di base o dello sviluppo di nuove tecnologie, quello che egli ha scoperto sono ancora utili. Pensate al premio Nobel per la fisica sulla gravità che è stato assegnato 2 settimane fa. Le onde gravitazionali sono solo l'ultimo passo nelle scoperte in questo settore così importante della ricerca fisica. Sappiamo che molto studio sulle onde gravitazionali è stato fatto proprio qui in Italia, lo stiamo portando avanti anche noi al MIT, nel Dipartimento di Fisica del MIT, che già 25 anni fa ha cominciato a fare esperimenti in questo campo. E 25 anni fa ricevemmo la visita di una società petrolifera e riuscimmo a coinvolgerli e loro cominciarono a sostenere economicamente parte della nostra ricerca al fine di dimostrare in laboratorio l'esistenza delle onde gravitazionali. E devo dire come Ray Wise, la persona che nelle ultime 2 settimane è stato nominato più di qualsiasi altro ricercatore, fu invitato, l'unico a essere invitato in quei laboratori, che ha sviluppato anche una scienza per l'isolamento delle onde sismiche. Sapete che non è difficile ottenere questa tecnologia se tutto il macchinario si muove. Quindi tutti questi studi hanno permesso di sviluppare delle tecnologie importantissime che oggigiorno vengono utilizzate. Ricordatevi come anche il primo lavoro che poi portò allo sviluppo dell'orologio atomico fu sviluppato per dimostrare alcune teorie di Einstein. Quindi anche le tecnologie computazionali o il GPS che oggi abbiamo sono tutte tecnologie che sono state stimolate da quella che è la lunga tradizione di ricerca dell'università.
2 anni fa fu pubblicato un libro molto interessante, Pasteur's Quadrant. Molto spesso ci concentriamo sulla scienza che fa delle scoperte, ma tendiamo a non occuparci della scienza che è stimolata dall'uso. Cioè, nel momento in cui facciamo una certa attività, ci sono dei problemi che emergono per un particolare gruppo di utenti o per una particolare società. È fondamentale fare questa ricerca per comprendere meglio le tecnologie sviluppate. Tuttavia, quindi in questo libro si afferma come alcune persone che non hanno, coloro che non hanno la conoscenza dell'utilità di un oggetto, in realtà non sono dei veri inventori. Pasteur pose le basi della moderna microbiologia concentrandosi sui problemi che bisognava risolvere. E quindi oggi vorrei parlare dell'energia, della sicurezza nucleare, che in un certo modo ci riportano a questa scienza che è stimolata dall'utilizzo, dalla tecnologia che viene stimolata nel suo sviluppo dall'utilizzo della stessa. Quindi è l'importanza della fisica che permette di comprendere ciò che abbiamo davanti a noi. Infine, vorrei far vedere come il lavoro del MIT e il lavoro del governo americano siano serviti a risolvere alcuni problemi energetici al fine di superare alcune barriere scientifiche e anche per cercare di comprendere le implicazioni quotidiane rispetto a quelli che sono invece i problemi trattati dalle scienze fondamentali. Si parla spesso di sfide globali. Parliamo di cambiamenti climatici, di rischi nucleari, proliferazione delle armi nucleari che presentano dei rischi globali. Nominerei anche un terzo rischio che secondo me è molto importante e magari se qui all'università ne parlaste sarebbe utile, ed è il progresso nelle biotecnologie, nelle modifiche genetiche e il ruolo che questo potrebbe avere a livello di modifiche appunto biologiche, biogenetiche. Però quest'oggi non tratterò questo argomento, anche se secondo me meriterebbe una analisi a livello universitario. Cominciamo dai cambiamenti climatici. Sappiamo che i cambiamenti climatici sono stimolati soprattutto dalle emissioni di gas serra, da interventi umani, in quanto è l'attività umana che produce la maggior parte delle emissioni di CO2 nell'atmosfera. Vediamo, ecco, se è partita la slide. Questa è una slide un po' complicata, è una proiezione al 2030 di quella che sarà la produzione globale di energia e i suoi flussi verso le diverse applicazioni, ipotizzando che da adesso fino al 2030 non saranno varate delle misure massive che vadano a influenzare su questo per influenzare i cambiamenti climatici. Quindi se le cose continueranno a svilupparsi come lo è stato finora.
Comunque i numeri non sono importanti, anche se potete vedere delle cifre pazzesche. I combustibili fossili, il carbone, il petrolio e il gas naturale, rappresentano la fonte principale di energia, e poi vedete che il loro flusso va verso la destra e vedete come vanno a sostenere i trasporti, l'industria, gli edifici, per l'elettricità e il riscaldamento, e una parte di questo va verso la fase intermedia della produzione di elettricità. La parte grigia è una parte che rappresenta l'energia che andiamo a perdere, che viene dispersa nell'atmosfera. Comunque vedete, continuate a vedere il flusso. Queste sono cifre globali, non solo per i paesi industrializzati. Quindi ci sono industrie, edifici, trasporto. Il messaggio che vi vorrei dare qui, chiaro e forte, è che se vogliamo cambiare questa immagine e spostarci verso un'economia con un contenuto veramente basso di carbonio, l'elettricità è una voce importantissima, ma non ci porterà a quell'obiettivo. Noi dobbiamo lavorare sulle soluzioni, sulle tecnologie in tutti i settori qua rappresentati. Abbiamo bisogno di un'industria a basso contenuto di carbonio, trasporti low carbon e edifici low carbon, tutto con un basso contenuto di carbonio. E quindi il settore dell'elettricità è facile da decarbonizzare rispetto ad altri settori. Abbiamo molte opzioni, non saranno facili da applicare, ma certo è più facile farlo con l'energia che non in altri settori. E se riusciamo a passare un'elettricità a un bassissimo contenuto di carbonio, la fase successiva sarà quello di rendere elettrico tutto ciò che possiamo, quanto più possibile, nell'industria e nei trasporti. Nei trasporti possiamo facilmente vedere, per principio, per il momento, come elettrificare i veicoli. Ovviamente diventa più difficile quando pensiamo ad altri settori dei trasporti, pensate ad esempio agli aerei. E per quanto riguarda l'industria invece, ci sono cose che potremmo fare per migliorare l'efficienza, combinare la produzione di potenza e il calore, che già viene fatto a volte. E se ci pensate, questo però non ci porta all'obiettivo che ci siamo prefissi, perché l'industria dipende da processi ad elevatissime temperature, sia nel settore chimico che soprattutto nel settore metallurgico. E quindi si utilizzano tantissimo i combustibili fossili in queste industrie, che quindi poi rilasciano nell'atmosfera anidride carbonica. E quindi voglio sottolineare un concetto: non penso che riusciremo ad andare laddove dobbiamo andare solo in base a queste ipotesi, ma dobbiamo applicare numerosi approcci su ampia scala. Quindi questo è il tema della mia presentazione di oggi. E quindi le sfide sono quelle di affrontare i cambiamenti climatici. Molti si chiedono: dobbiamo adattarci a questi cambiamenti climatici perché non possiamo evitarli? E ricordatevi che quando parliamo di adattamento dobbiamo anche pensare che in questo secolo, su questa terra, arriveremo ad avere 9-10 miliardi di abitanti. Un pianeta molto fortemente urbanizzato. Si aggiungeranno altri 2 miliardi e mezzo di persone su questo pianeta. 2 miliardi e mezzo di persone, la maggior parte delle quali vivrà in grandi città.
E quindi bisogna andare a pensare alle soluzioni. E infine dobbiamo anche affrontare non solo i cambiamenti climatici, ma anche la sicurezza dell'approvvigionamento di energia. Se riusciremo a risolvere il problema di un'energia a basso contenuto di carbonio, allora riusciremo a risolvere anche il problema dell'approvvigionamento di energia. Questa è una ipotesi dell'aumento del livello del mare con un aumento della temperatura di 4 gradi a livello globale. Questa è una foto di Shanghai che comunque non riuscirebbe a diventare bella quanto Venezia, però guardate, andrebbe in questa direzione. Ovviamente potreste pensare, ma 4 gradi, di cosa parliamo? Abbiamo parlato finora di una possibilità di un aumento di 2 gradi, però ovviamente se non saranno varate determinate misure si potrebbe arrivare anche a 4 gradi di aumento. Questo comunque non succederà a Shanghai perché ci sarà l'adattamento. I cinesi tra 50 anni riusciranno a gestire l'acqua in modo tale che questo non accada a Shanghai, ma costerà moltissimo. In Florida, negli Stati Uniti, una municipalizzata che serve una parte della Florida ha speso 4 miliardi di dollari per proteggere una parte della Florida da questo tipo di inondazione. E tuttavia, se dovessimo aumentare di 4 gradi centigradi, comunque quella parte sarebbe spazzata via. Una grandissima parte del mondo non sarà in grado di permettersi questo tipo di iniziative di protezione, di tutela del territorio, e quindi è una questione di sicurezza nazionale per tutti noi. Se voi pensate di aver visto oggi le grandi sfide dell'immigrazione, non avete neanche idea di quello che succederà quando quel mondo lì sarà inondato in questo modo. Quindi per risolvere questo problema abbiamo bisogno dell'innovazione nella tecnologia, che è fondamentale. Dobbiamo continuare a ridurre i costi di queste tecnologie a basso contenuto di carbonio, dobbiamo fornire servizi ai clienti in maniera tale che sempre più persone adottino queste tecnologie e ricordarsi che queste soluzioni non riguardano solo gli scienziati e gli ingegneri. Questa transizione deve essere gestita il più velocemente possibile e per farlo abbiamo bisogno non solo di innovazione tecnologica, ma anche di innovazione nei modelli di business e anche di innovazione nelle politiche. Tutti e tre devono andare avanti insieme, di pari passo. No, se pensiamo che scienziati e ingegneri possano risolvere tutto, allora rimarrete molto delusi. Abbiamo bisogno di pianificazione urbanistica, abbiamo bisogno di numerose discipline che lavorino insieme per raggiungere una soluzione globale. Vediamo allora quali sono alcuni percorsi tecnologici che possiamo ritenere quali soluzioni. Ovviamente qua vedete un panorama molto molto ampio che deve essere affrontato e sviluppato attraverso la scienza, la tecnologia, attraverso i modelli di business e anche attraverso le politiche dei nostri legislatori. Le 3 stelline che vedete sono le stelle Michelin. Scusate, ho perso il mio discorso. Allora, quelle stelline che sono sparite, eccole, servono a indicare che abbiamo più
soluzioni di grande successo lavorando sull'efficienza dell'elettricità e sull'elettricità priva di carbonio. Quelle sono le due voci che ci porteranno ad avere maggiore successo verso la strada che ci siamo prefissi. Però dobbiamo anche occuparci di combustibili alternativi per il trasporto, i biocombustibili, l'elettricità, il gas naturale, anche l'idrogeno. Anche i sistemi di erogazione dell'energia. Dobbiamo risolvere il problema di accumulazione dell'energia. Abbiamo bisogno di griglie di distribuzione dell'energia che siano smart e che siano grandi. Abbiamo bisogno di una generazione distribuita il più possibile, in modo che i consumatori siano loro stessi i propri fornitori di energia. E l'industria, prima vi ho detto come una grande sfida è quella dell'industria, ma c'è un punto di domanda qui. Non abbiamo ancora capito la risposta. Però vi è un'economia dell'idrogeno che ci può dare la risposta su come riuscire a gestire la nostra sfida industriale. L'idrogeno può essere utilizzato ad esempio per ridurre l'ossigeno invece del carbonio, può essere utilizzato per produrre calore, ma c'è una grande sfida dal punto di vista infrastrutturale nel riuscire a gestire un'economia che utilizza elettricità e idrogeno. Però è comunque una soluzione interessante che potrebbe aprire numerose opzioni. Oppure si potrebbe pensare all'utilizzo dell'acqua piuttosto che ai combustibili fossili. Poi abbiamo gli idrocarburi non convenzionali, quale il gas naturale, energy, che potrebbe fungere da ponte, oppure i processi EOR, che sono i processi avanzati di recupero di un giacimento di petrolio. E poi gestire il carbonio. Invece di rilasciarlo nell'atmosfera, possiamo ributtarlo dentro i processi industriali. Gestire in questo modo i cambiamenti globali. Potremmo utilizzare la scienza per gestire il modo in cui il carbonio viene fissato e assorbito, o l'anidride carbonica viene fissata e assorbita. Quindi una reingegnerizzazione dell'atmosfera. Anche se secondo me questa non è un'ottima idea. Adesso lo stiamo facendo bruciando i combustibili fossili, ma dobbiamo fare qualcos'altro per gestire questa sfida del carbonio. Io suggerirei di togliere l'ultima voce e preoccuparci di tutte quelle che sono sopra, e andremo molto meglio nei nostri obiettivi. La foto di Shanghai che vi ho mostrato prima non dovrebbe farci stare troppo tranquilli nel momento in cui io vi dico, non vi preoccupate che gli ingegneri comunque troveranno una soluzione. Da un lato dobbiamo ipotizzare che non vi saranno dei punti di cambiamento epocale a livello internazionale, a livello globale. Immaginatevi se invece di alcuni centimetri il livello del mare dovesse aumentare di molti metri a causa di determinati cambiamenti che non abbiamo ancora previsto. Oppure immaginate che il mare potrebbe avere un maggiore livello, ma anche una maggiore temperatura, e quindi vi sarebbero più tempeste molto violente vicino alle coste. E abbiamo già visto degli eventi così drammatici negli Stati Uniti quest'anno. Non è scienza complicata da comprendere. Quindi questo è un elenco abbastanza ampio delle varie soluzioni tecnologiche da prendere in considerazione per poter arrivare al punto che ci siamo prefissi.
Vorrei mostrarvi quello che è uno scenario elaborato a computer, attraverso il quale abbiamo cercato di ottenere una riduzione delle emissioni di carbonio del 50% entro il 2050. Abbiamo dato nei paesi industrializzati, dando invece 20 anni in più nelle grandi economie che si stanno sviluppando e senza porre altre limitazioni negli altri paesi non ancora sviluppati. Quindi questo è un tipo di modello economico. Questo vi mostra come il settore dell'elettricità negli Stati Uniti si svilupperebbe date le condizioni che vi ho presentato prima. Vedete, per ottenere una produzione dell'energia nucleare siamo sui 3 trillion kilowatt ora. Tuttavia, vedete la presenza delle varie tipologie di fonti di energia e la domanda di elettricità aumenterà sempre più e quello che non stupisce è che il carbone aumenterà per un'altra ventina d'anni e questa è la traiettoria che stiamo vedendo negli Stati Uniti. Solo fino a qui, ovviamente. Questo è quello che sta avvenendo adesso. Questo è il gas naturale, vedete che il gas naturale andrà lentamente a sostituire il carbone. Per la prima volta solo l'anno scorso il gas naturale è riuscito a superare in termini di quantità utilizzata il carbone. Quindi le emissioni di gas di CO2 nel momento in cui andiamo a bruciare il gas naturale sono la metà rispetto alla combustione del carbone e quindi ovviamente questo è un modo, dopo alcuni decenni, per ridurre ulteriormente le emissioni di CO2 nell'aria. Tutte queste altre 3 cose che vedete qui invece sono tecnologie a zero emissione di carbonio. La tecnologia nucleare, la tecnologia a cattura di carbonio, oppure però questo vi dimostra come per arrivare al 2065, in cui abbandoneremo le tecnologie che utilizzano il carbonio, dobbiamo arrivare gradatamente a questo passaggio. Vi sono delle tecnologie assolutamente specifiche? No, scusate, vorrei tornare indietro alla slide precedente. L'aumento nel consumo di gas naturale. Sapete che vi è un dibattito sul fracking, cioè perché questo gas naturale, cioè perché la produzione di gas naturale sta aumentando così tanto. Al presidente Obama hanno fatto una domanda sul fracking un anno fa, nel momento in cui si parlava di cambiamenti climatici. Nessuno può discutere dell'impegno del presidente Obama verso i cambiamenti climatici o contro i cambiamenti climatici, però si era anche impegnato verso la produzione di questo tipo di gas naturale attraverso il metodo del fracking. E lui disse: un attimo, chiariamo le cose. La rivoluzione del gas naturale è responsabile del 60% della nostra riduzione di carbonio. La rivoluzione del gas naturale ha generato
investimenti per 200 miliardi di dollari nell'industria manifatturiera degli Stati Uniti. La rivoluzione del gas naturale ha aumentato la competitività di ogni azienda e impresa che abbia bisogno di calore, cioè per quasi tutti, e ovviamente anche di moltissime famiglie. Ci sono dei problemi ambientali nella produzione? Sì. La risposta è: gestite quei problemi, risolvete quei problemi e lasciate tutti i benefici che abbiamo visto finora, perché il gas naturale ci permette di portare avanti una produzione di energia che sia anche rispettosa dell'ambiente. Quindi dobbiamo provare questa storia del gas naturale, ma dobbiamo essere pronti anche alla fine di questa storia, quando non ci sarà più gas naturale e non si potrà più utilizzare. Quest'oggi ho incontrato alcuni professori che si occupano del programma energetico multidisciplinare qui a Padova. Vorrei menzionarvi il fotovoltaico, il silicio cristallino, il fotovoltaico nanostrutturato. Insomma, ci sono tantissime innovazioni tecnologiche in questo campo. Vedete, a sinistra abbiamo la griglia della distribuzione elettrica, a destra abbiamo la ruota che rappresenta il trasporto e poi una piccola pallina che rappresenta l'industria delle batterie, che sta trasformando il tutto e quindi trasformerà il mondo dei trasporti. Queste cifre adesso riguardano gli Stati Uniti. Gli edifici consumano il 40% dell'energia che produciamo negli Stati Uniti, il 40% dell'elettricità, quindi gli edifici sono un'enorme opportunità per applicare i successi delle nuove tecnologie. Ad esempio, si possono cambiare gli involucri degli edifici utilizzando delle superfici realizzate mediante la nanoingegneria o l'ingegneria dei nanomateriali, creando superfici idrofiliche o idrofobiche e moltissime altre cose. E tuttavia serve un approccio sistemico. Noi non andremo da nessuna parte se non ci concentriamo su tutti i sistemi integrati tra di loro che devono applicare delle soluzioni integrate. Quindi dobbiamo lavorare sulle tecnologie, ma che sono quelle per i sistemi degli edifici, e poi spostarci sui sistemi, quelli in giallo, delle infrastrutture, e poi spostarci in blu sui sistemi della catena del valore. Pensate ad esempio anche al design, alla costruzione, e risolvere quelle che sono le sfide dei cambiamenti climatici attraverso la nuova scienza e le nuove tecnologie, e poi condividere tutto a livello di comunità. In questa slide in cui si parla di CCS, per CCS si intende la cattura e il sequestro del carbonio, quindi possiamo lavorare su questo processo. È un processo che si sta sviluppando lentamente, ma dà un'idea della dimensione, dell'ampiezza. Sono queste cifre. 1000 megawatt di elettricità producevano 6-8 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, e questo si può ridurre a 2 miliardi di barili tra 50 anni grazie alla tecnologia CCS. Quindi significa una riduzione di 500 volte. È una riduzione enorme, ed è questa la dimensione, la portata che noi stiamo cercando.
Quindi è importante ricordarvi quanto sono le emissioni adesso e a quanto potremmo ridurle attraverso le tecnologie CCS. Ovviamente il processo per la cattura e il sequestro del carbonio è un processo costoso. Grazie allo sviluppo tecnologico si potrà ridurre il suo costo. Questo è un esempio che ci potrebbe permettere di ridurre il costo delle tecnologie CCS. Quindi i vari percorsi tecnologici che vi ho mostrato prima sono varie vie che ci possono portare al successo. Alcune di queste sono strade molto più ampie che meritano di essere percorse. Per quanto riguarda la gestione del carbonio, la cattura del carbonio, questo è un esempio molto semplice. Il classico esempio del sacro Graal che potremmo riuscire a ottenere se ovviamente riuscissimo a realizzare un combustibile liquido equivalente ai combustibili fossili adesso utilizzati come liquidi, solamente utilizzando l'acqua, l'energia solare e l'idrogeno. Magari non ci siamo ancora arrivati. Non so se alcuni di voi hanno familiarità con il modellamento delle reazioni chimiche. Questo vi permette di capire il trasferimento di energia e questo sistema è un sistema assolutamente rivoluzionario che lavora attraverso dei materiali di assorbimento che permettono appunto di assorbire il carbonio invece di rilasciarlo nell'ambiente. Quindi io sono assolutamente certo che se noi descriveremo ai grandi imprenditori quali sono le regole del gioco, diamo loro le conoscenze necessarie, loro seguiranno questa via. Sono sicuro che sappiate tutti che il presidente Trump ha dichiarato che noi abbandoneremo l'accordo di Parigi sul clima e fatemi chiarire una cosa. Prima di tutto, egli ha dichiarato che noi cominceremo il processo per uscire dall'accordo di Parigi e quindi è un grande forse. Ok, quindi gli Stati Uniti potrebbero abbandonare l'accordo di Parigi, forse prima delle prossime elezioni presidenziali nel 2020. Vedremo cosa succederà. Seconda cosa importante è che giorni e giorni dopo questa dichiarazione molti stati degli Stati Uniti si sono uniti dicendo noi invece rimaniamo nell'accordo. Quindi i vari paesi, i singoli stati, degli Stati Uniti hanno detto noi invece aumenteremo i nostri sforzi a favore dell'energia pulita, a favore del raggiungimento degli obiettivi posti nell'accordo di Parigi. E un altro aspetto ancora più importante di questi due è che 1400 capitani d'impresa hanno dichiarato che loro invece rimarranno ad agire in base alle indicazioni dell'accordo di Parigi. Questi capitani d'industria non si occupano di elaborare modelli di business o di fare investimenti con un quadro temporale di un paio d'anni. Ovviamente hanno una visione molto più lunga e quindi hanno chiarito fortemente che non c'è una via alternativa all'accordo di Parigi. Potrebbero esserci delle buche lungo il percorso, delle deviazioni, ma vi posso dire in tutta sicurezza che gli Stati Uniti continueranno sulla propria strada per diventare un'economia a basso contenuto di carbonio e sinceramente
Il Congresso non ha girato le spalle a questo argomento, perché il Congresso continua ad avere un ordine del giorno concentrato sull'innovazione. E se dovessimo mettere da parte quello che è lo sviluppo delle tecnologie per l'innovazione energetica, gli Stati Uniti sarebbero dei perdenti. Abbiamo delle grandissime sfide e la cattura del carbonio è una sfida enorme, e tuttavia ci sono persone che nella scienza, nel settore energetico, nel settore industriale sono impegnati in questo campo e riusciremo ad ottenere degli ottimi risultati. Infine, e molto brevemente, vorrei passare ai rischi nucleari cui abbiamo accennato precedentemente. Vorrei tornare indietro con le slide, ma mi sembra che non funzioni. Volevo tornare indietro alla slide dove vedrete che nel 2070 praticamente tutto il mondo produrrà elettricità senza utilizzare il carbonio o combustibili fossili. Abbiamo visto che ci sono circa 16 impianti a fissione nucleare che al momento sono in fase di costruzione. Ci sono dei laboratori che si concentrano sulla fusione nucleare, che probabilmente tra qualche decennio potremmo arrivare a questo tipo di soluzione che non presenterebbe gli stessi rischi che presenta invece l'attuale tecnologia. I reattori nucleari di per sé non rappresentano un rischio. I rischi vengono a livello di ciclo del combustibile nucleare, quello che succede prima del reattore, dentro il reattore e dopo il reattore soprattutto. C'è una tecnologia che, inoltre, la tecnologia che viene utilizzata per realizzare le barre di combustibile nucleare può essere utilizzata anche per realizzare armi atomiche, missili atomici. E quindi non ci sono due strade diverse per affrontare la questione delle armi nucleari. E pensiamo allora ad Enrico Fermi, un altro grandissimo italiano. Questo fine settimana è il 75esimo anniversario di quando Enrico Fermi riuscì ad ottenere la prima reazione a catena. Era il 1942 nell'ambito del progetto Manhattan. E fu una fase fondamentale nel progetto Manhattan. Il presidente Eisenhower presentò un discorso sulla pace davanti alle Nazioni Unite che portò poi allo sviluppo del trattato di non proliferazione. Questo discorso, in cui parlava di armi per la pace, si parlava della potenza della fissione nucleare, promesse e rischi, un promesso sotto forma di terapie mediche, la medicina nucleare, energia, ma tutti comprendevano che vi era un rischio e quindi seguì l'elaborazione del trattato di non proliferazione. Le allora 5 potenze nucleari firmarono per cercare di contenere questa proliferazione e tutti gli altri paesi invece avrebbero tratto vantaggio in base a questo accordo dagli utilizzi pacifici dell'energia nucleare, delle scoperte nucleari detenute da queste 5 potenze nucleari. Dal punto di vista militare. Oramai tutti siamo sotto stress e lo stress è una cosa che
Sottolineo molte volte questo stress, questa marcia continua della tecnologia. Improvvisamente non è più difficile realizzare una centrifuga per l'arricchimento del materiale fissile e quindi il trattato di non proliferazione ci porta a riflettere sul fatto che coloro che utilizzano delle tecnologie nucleari le utilizzino solo per scopi pacifici e quindi le verifiche sono fondamentali. E questo mi porta a un paio di commenti sull'accordo nucleare con l'Iran. Il problema che vi ho appena descritto è il problema iraniano. Dicono che hanno un reattore nucleare, hanno un dispositivo per l'arricchimento del materiale nucleare, dicono che serve solo per scopi pacifici, ma potrebbero fare il plutonio. Quindi, in 20 parole, davanti a cosa ci troviamo? Ci troviamo davanti a un programma nucleare dell'Iran che è stato sviluppato negli ultimi 15 anni. In questi 15 anni abbiamo sviluppato un po' di fiducia nei confronti dell'Iran, abbiamo creato delle opportunità di collaborazione. La seconda parte dell'accordo non è abbastanza forte. Anzi, scusate, è forte perché contiene tutta una serie di verifiche molto stringenti, molto precise, che non si esauriranno tra 15 anni. Non dice non potete fare questo, certe cose sono autorizzate entro con il trattato, certe attività nucleari sono autorizzate, però ci sono dei controlli affinché non si passi alla produzione di materiale militare. Quindi, anche se a livello mondiale tutti dicono ma l'Iran sta assolutamente rispettando il trattato che ha firmato, per questo motivo c'è chi si è rifiutato di certificare l'adesione dell'Iran a questo trattato. Il fatto di continuare all'infinito ad applicare dei controlli sulla produzione nucleare dell'Iran non solo ci rende più sicuri, rende più difficile la produzione di materiale bellico, ma può essere visto anche come la base per un forte regime di verifica a livello internazionale. Con l'Iran siamo riusciti a negoziare un accordo che dovrebbe diventare la norma con tutti gli altri paesi, cioè dare visibilità e trasparenza del proprio programma nucleare nazionale. Quando sono stato coinvolto in questi negoziati insieme alla mia controparte iraniana, che comunque aveva conseguito una laurea, un PhD, un dottorato di ricerca in ricerca nucleare al MIT di Boston, noi ci siamo resi conto come eravamo non solo scienziati ma anche diplomatici e siamo riusciti a modificare questo tipo di approccio. Eravamo due ministri ma contemporaneamente eravamo due scienziati con una determinata preparazione alle spalle che quindi conoscevano le questioni tecniche.
Adesso vorrei rivolgermi soprattutto agli studenti delle materie scientifiche. Volevo dirvi che ci sono tantissime opportunità davanti a voi. Anche solo la gestione delle questioni dei cambiamenti climatici pone tutta una serie di domande basilari sulle minacce globali e la capacità di governare, la capacità di ottenere governance a livello internazionale è un altro settore in cui non abbiamo bisogno solo di politici, ma anche di scienziati e ricercatori. E io ritengo che Padova, nel suo IX secolo, svolgerà un ruolo importante in questo campo e tutti voi avete il compito di prendere su di voi queste grandi sfide e trovare una soluzione. Grazie.